Buonasera e benvenuti all'ora di Alfred Hitchcock. 9 giugno 1925. Un giovane inglese di 26 anni, figlio di un droghiere, in realtà il padre si occupava di distribuzione all'ingrosso di alimentari, è entrato nel mondo del cinema come disegnatore di storyboard, poi come aiuto regista. Quando arriva in Italia in quell'estate, ha il compito di girare solo alcune scene ambientali. Si muove in automobile, attraversa il confine dal Principato di Monaco, direzione Genova, ma già alla frontiera gli sequestrano 2 bobine di pellicola. Alloggia nella città della Lanterna all'hotel Bristol Palace. Si trova davanti a una scala a spirale impressionante, gli suscita angoscia, a tal punto che nel 1958 la memoria di quella scala si risveglia perché sia il titolo Vertigo che una scala a spirale appaiono nella locandina del film. Il giorno successivo, negli stretti vicoli intorno a via Pra, gli rubano il portafoglio. Senza denaro ma con tanta fretta, riprende alcune sequenze della vecchia stazione ferroviaria poi abbattuta e del litorale di Alassio. Il film è The Pleasure Garden. Per chiudere il viaggio in Italia occorre ancora girare una scena sul lago di Como. Trova il luogo affascinante. Era già noto e per lo più frequentato dalla nobiltà inglese e francese del tempo. Uno scenario che ritornerà poi in futuro. Nel 1940 lascia l'Europa per trasferirsi in nave in America con il contratto in tasca di Rebecca, la prima moglie. Potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose. È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo viaggia veloce. Nel 1945, in occasione di Io ti salverò, conosce Salvatore Dalì. Lui gli regala un disegno, Le Chevalier de la Mort, e che avvierà la sua collezione di quadri d'arte contemporanea, tant'è vero che alcuni anni fa al Beaubourg hanno fatto una mostra della sua collezione. Nella maggioranza dei casi erano stati acquistati a Parigi, dove atterrava sempre dagli Stati Uniti. C'era già stato a Parigi in viaggio di nozze con Alma Reville nel 1926. Ora, nel secondo dopoguerra, è diventata una tappa decisiva per la sua seconda collezione in corso, quella di champagne e di vini francesi, di cui era particolarmente geloso. Allo scrittore e sceneggiatore Ivan Hunter, alias Ed McBain, durante la lavorazione degli uccelli nel 1963, viene mostrata per la prima volta la cantina. La moglie dello sceneggiatore, una volta in cantina, innocentemente tira parzialmente fuori una bottiglia da uno scaffale per leggerne l'etichetta. Hitch gli dice: «Sai quello che hai appena fatto?» Seguì una lunga spiegazione sui sedimenti del vino e la collaborazione con il giallista finì per sempre lì. Per Maloso di più. È meglio che ve ne andiate, signora Van Oper. Perderete il treno. Dagli anni 50 Alfred Hitchcock più o meno ogni 2 anni trascorreva durante l'estate qualche settimana sul lago di Como, a Villa d'Este di Cernobbio. Lo faceva già mezza Hollywood: Clark Gable, Elizabeth Taylor, Robert Mitchum, Ava Gardner, Gregory Peck. Ma in fondo perché no? Mi piace sentirvi parlare di me. Che altro sono? Comincio a credere che siete una bugiarda. Rita Hayworth, durante un litigio con il marito Orson Welles, gli fece scivolare nel lago parte della sceneggiatura della Signora di Shanghai. Ma Hitchcock quella villa l'aveva scoperta per primo. La massima riservatezza dovuta agli ospiti, il clima temperato, un enorme parco, la buona cucina italiana, un bar sul modello dell'Harris veneziano, dove manteneva la sua solita abitudine di pranzare e cenare sempre con un cocktail champagne. Insomma, un ambiente ideale per il turista americano, e lui vi trascorreva 2 settimane almeno ogni 2 anni nei mesi estivi. Nel 1955 è a Roma, concede un'intervista radiofonica a Lello Bersani, addirittura in italiano. La si può ascoltare sulle teche Rai. Godibilissima la sua pronuncia, anche se evidente come abbia imparato il testo a memoria recitando poi le risposte.
si trova nella capitale per la promozione del film La congiura degli innocenti. Nel 1960 ci ritorna ed è Carlo Mazzarella con una troupe a riprenderlo a Castel Sant'Angelo in occasione della prima di Psycho. La settimana dopo è a Bologna, visita la mostra sui reperti archeologici ritrovati a Spina presso il Museo Civico sotto il Pavaglione. Qui gigioneggia imitando nella posa un vaso etrusco e mangia poi a più non posso al celebre ristorante dell'epoca Pappagallo, che si trovava a un passo dalle Due Torri, lato Palazzo della Mercanzia. Il luogo, anche se non si chiama più Pappagallo, ne conserva uno scatto all'interno del locale. Cosa avrà mangiato? Ciò che consigliava Orio Vergani, giornalista del Corriere della Sera e fondatore dell'Accademia della Cucina, cioè tortellini di pasta sfogliata fatti a mano e chiusi con il mignolo in doppio brodo di cappone, supreme di pollo in salsa di champagne, filetti di tacchino alla cardinale, budino di pollo alla Richelieu, o avrà fatto di testa sua? Sarebbe stato, se ci fosse stato anche Vergani, uno scontro tra gourmet, uno decisamente magro, l'altro oscillante sempre tra i 120 e i 140 kg. Li avrebbe comunque uniti un'incontenibile e insaziabile curiosità gastronomica, anche se Hitch diceva sempre di preferire la cucina francese. Il 27 maggio 1964 si trova al Prater di Vienna, dove l'Inter vincerà la sua prima Coppa dei Campioni contro il Real Madrid. Allo spettatore della tribuna sembrava la sua solita apparizione occasionale, come accadeva nella maggioranza dei suoi film. Seduto 2 fila sotto la famiglia del presidente Moratti al completo, era a Vienna perché stava promuovendo l'uscita di Marni. La leggenda nerazzurra racconta come la signora Erminia, prima dell'inizio, lo riconobbe e quindi lo avvicinasse chiedendo un pronostico. Lui rispose: vince l'Inter per 3-1. Un mago, meglio del mago Herrera, l'allenatore dell'Inter. Credo che la lezione di questa storia sia chiara. Se qualcuno si offre di salvarvi la vita, pensateci 2 volte. Potreste finire per trovarvi in un sacco di pasticci. Insomma, attenti a chi vuol fare il vostro bene. Spesso non si tratta di gente disinteressata, ma di individui che, se sono disposti a salvarvi la vita, lo fanno solo per migliorare la propria.